Cosa faremo adesso? Passeremo alla seconda parte del video e come ti ho detto, in questa seconda parte vedremo insieme il video del discorso di Obama con sottotitoli in italiano e qualche appunto preso in alcuni passaggi. Dopo un po' che abbiamo visto magari una parte di questo video, se c'è qualche cosa di interessante da sottolineare, interrompo il video, entro di nuovo in gioco io, ti spiego in 2 secondi quello che è successo, per quello affatto, e poi riprendiamo a guardare questo video insieme. Pronti? Pronto? Iniziamo. In 2004, then Illinois Senate candidate Barack Obama delivered the keynote address at the Democratic National Convention in Boston. He spoke about his personal background and about the Democratic Party. Here is that speech in its entirety. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Dick Durbin. You make us all proud. On behalf of the great state of Illinois, crossroads of a nation, land of Lincoln, let me express my deepest gratitude for the privilege of addressing this convention. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. Come hai potuto vedere, la prima cosa fatta da Obama in apertura del discorso è stato mettere in evidenza una cosa che era chiara a tutti, ovvero la sua presenza insolita sullo scenario. Una persona di colore, o di origini umili ed immigrato, che era riuscito ad arrivare fin lì. E questa è una cosa interessante perché rappresenta la linea guida di tutto il discorso, di tutto l'intervento. Gli permetterà di associare la sua immagine, la sua persona alla storia d'America. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook, a domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. Appena introdotto il tema del sogno, il sogno che ha un padre per il proprio figlio, perché in questo modo entra in connessione con tutti quei padri che vogliono il meglio dei propri figli. E poi entra in gioco ciò che gli interessa a lui, ovvero l'America, l'unica nazione dove realizzare questi sogni è realmente possibile. While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farms through most of the Depression. The day after Pearl Harbor, my grandfather signed up for duty, joined Patton's army, marched across Europe. Back home, my grandmother raised a baby and went to work on a bomber assembly line. After the war, they studied on the GI Bill, bought a house through FHA, and later moved west, all the way to Hawaii in search of opportunity. Come anticipato, ha appena iniziato a collegare la storia della sua famiglia alla storia americana, e questo per dimostrare al pubblico il suo legame con l'America. And they too had big dreams for their daughter. A common dream born of 2 continents. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. They would give me an African name, Barack, or Blessed, believing that in a tolerant America, your name is no barrier to success. They imagined me going to the best schools,
in the land, even though they weren't rich, because in a generous America, you don't have to be rich to achieve your potential. Torna di nuovo a sottolineare l'importanza e l'orgoglio di essere americani, dimostrando che questa è l'unica nazione dove non c'è discriminazione di razza o discriminazione sociale. Dimostra in pratica che l'America è una nazione dove è possibile realizzare i propri sogni. They're both passed away now. And yet I know that on this night they look down on me with great pride. They stand here, and I stand here today, grateful for the diversity of my heritage, aware that my parents' dreams live on in my two precious daughters. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Ancora una volta la storia americana, i valori della storia americana che gli sono stati trasmessi dai suoi genitori e che lui sta trasmettendo alle proprie figlie. Ancora un modo per avvicinare la sua immagine all'immagine dell'America. Tonight, we gather to affirm the greatness of our nation. Not because of the height of our skyscrapers or the power of our military or the size of our economy. Our pride is based on a very simple premise, summed up in a declaration made over 200 years ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That is the true genius of America, a faith in simple dreams, an insistence on small miracles, that we can tuck in our children at night and know that they are fed and clothed and safe from harm, that we can say what we think, write what we think without hearing a sudden knock on the door, that we can have an idea and start our own business without paying a bribe, that we can participate in the political process without fear of retribution, and that our votes will be counted, at least most of the time. Si appella alle persone ricordando loro ciò che li dovrebbe rendere orgogliosi, ovvero la loro dichiarazione di indipendenza, riassunta in fede, sogni e miracoli. Poi descrive con 4 situazioni di vita quotidiana la libertà e la sicurezza che questa dichiarazione di indipendenza garantisce ad ogni americano. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality, and see how we're measuring up to the legacy of our forebears and the promise of future generations. And fellow Americans, Democrats, Republicans, Independents, I say to you tonight, we have more work to do. Fino ad ora Obama non ha fatto altro che innalzare l'orgoglio americano ed associare la sua immagine all'immagine dell'America, mostrando quelli che sono tutti i valori degli americani. Ma adesso siamo entrati nella parte calda del discorso, ovvero si comincia a parlare di elezioni, e ciò che fa è dire: se voi non volete perdere questi valori, allora è arrivato il momento di fare qualche cosa. More work to do for the workers I met in Galesburg, Illinois, who are losing their union jobs at the Maytag plant that's moving to Mexico, and now are having to compete with their own children for jobs that pay $7 an hour. More to do for the father that I met who was losing his job and choking back the tears, wondering how he would pay $4,500 a month for the drugs his son needs without the health benefits that he counted on. More to do for the young woman in East St. Louis, and thousands more like her, who has the grades, has the drive, has the will, but doesn't have the money to go to college. Lavoro, educazione e sanità sono le 3 aree che Obama tratta nei suoi interventi e li presenta sempre raccontando delle storie.
Però fateci caso, queste storie sono sempre ambientate nella zona dove lui sta promuovendosi e queste storie hanno la finalità di dimostrare al pubblico che conosce ciò che accade nella realtà locale. Parla ad esempio della fabbrica di Maytag, parla di $4.500 di sanità, parla della città di St. Louis, dimostra che conosce la realtà locale e che è suo interesse risolvere questi problemi. Un'altra cosa fantastica è la ripetizione del more to do. Questo non solamente marca il ritmo del discorso, ma ti permette di creare una sorta di elenco puntato di tutte le voci che lui andrà ad elencare. Now, don't get me wrong. The people I meet in small towns and big cities, in diners and office parks, they don't expect government to solve all their problems. They know they have to work hard to get ahead, and they want to. Go into the collar counties around Chicago, and people will tell you they don't want their tax money wasted by a welfare agency or by the Pentagon. Go into any inner city neighborhood, and folks will tell you that government alone can't teach our kids to learn. They know that parents have to teach, that children can't achieve unless we raise their expectations and turn off the television sets and eradicate the slander that says a black youth with a book is acting white. They know those things. People don't expect government to solve all their problems. But they sense deep in their bones that with just a slight change in priorities, we can make sure that every child in America has a decent shot at life, and that the doors of opportunity remain open to all. They know we can do better, and they want that choice. Mi è piaciuto moltissimo questo passaggio, perché in modo molto sottile dice: le persone sanno che non devono scaricare le proprie responsabilità sul governo, ed io parlando con queste persone mi sono reso conto che le cose stanno così, la gente è consapevole, si dà da fare, però certo sarebbero più contenti se il governo facesse di più per loro, e questo non è altro che un modo sottile per screditare il governo in quel periodo in carica, che era quello di George W. Bush. In this election we offer that choice. Ora, dopo aver dimostrato i problemi di sanità, lavoro ed educazione che le persone si trovano ad affrontare, dopo aver dimostrato la volontà del popolo americano nel voler superare queste difficoltà e dopo aver dimostrato l'incapacità dell'attuale governo di risolvere o di voler risolvere questi problemi, lui dice: noi siamo la soluzione. Our party has chosen a man to lead us who embodies the best this country has to offer, and that man is John Kerry. John Kerry understands the ideals of community, faith, and service because they've defined his life. From his heroic service to Vietnam, to his years as a prosecutor and lieutenant governor, through 2 decades in the United States Senate, he's devoted himself to this country. Again and again, we've seen him make tough choices when easier ones were available. His values and his record affirm what is best in us. John Kerry believes in an America where hard work is rewarded. So instead of offering tax breaks to companies shipping jobs overseas, he offers them to companies creating jobs here at home. John Kerry believes in an America where all Americans can afford the same health coverage our politicians in Washington have for themselves. John Kerry believes in energy independence, so we aren't held hostage to the profits of oil companies or the sabotage of foreign oil fields. John Kerry believes in the constitutional freedoms that have made our country the envy of the world, and he will never sacrifice our basic liberties, nor use faith as a wedge to divide us. And John Kerry believes that in a dangerous world, war must be an option sometimes, but it should never be the first option. You know, Patriottismo, lavoro, sanità, indipendenza energetica, libertà, guerra.
scandisce ciascuna delle precedenti voci associando il nome di John Kerry. Questo viene ripetuto più volte ed in questo modo viene memorizzato dal pubblico. Ed oltre, per ogni voce, dà una piccola descrizione, racconta una mini storia. E lo fa perché in questo modo per il pubblico è più semplice memorizzare l'idea. You know, a while back I met a young man named Seamus in a VFW hall in East Moline, Illinois. He was a good-looking kid, 6'2", 6'3", clear-eyed with an easy smile. Ancora una volta Obama ci racconta una storia. Io ho qualche dubbio che tutte queste storie siano vere, però ho trovato interessante una cosa, che sono tutte storie ambientate in diverse città dell'Illinois. Abbiamo visto città come Gettysburg, St. Louis, East Moline ed in seguito lui ci parlerà anche di Chicago. Secondo me questo è un modo per trasmettere indirettamente la sua vicinanza alle persone dell'Illinois ed in questo modo guadagnarsi i loro voti. He told me he joined the Marines and was heading to Iraq the following week. And as I listened to him explain why he'd enlisted, the absolute faith he had in our country and its leaders, his devotion to duty and service, I thought, this young man was all that any of us might ever hope for in a child. But then I asked myself, are we serving Seamus as well as he's serving us? Obama appartiene al Partito Democratico e questo discorso è stato dato nel 2004, in periodo in cui c'era al governo il Partito Repubblicano con George W. Bush. Quello che sta facendo in questo momento Obama non è altro che mettere in dubbio il modo in cui i politici stanno ricambiando la lealtà del popolo. I thought of the 900 men and women, sons and daughters, husbands and wives, friends and neighbors who won't be returning to their own hometowns. I thought of the families I'd met who were struggling to get by without a loved one's full income, or whose loved ones had returned with a limb missing, or nerves shattered, but still lacked long-term health benefits because they were reservists. When we send our young men and women into harm's way, we have a solemn obligation not to fudge the numbers or shade the truth about why they are going, to care for their families while they're gone, to tend to the soldiers upon their return, and to never, ever go to war without enough troops to win the war, secure the peace, and earn the respect of the world. Sta portando degli esempi concreti di come il governo repubblicano si sta comportando nei confronti dei soldati o delle loro famiglie, dimostrando la mancata e completa riconoscenza. Now let me be clear. We have real enemies in the world. These enemies must be found, they must be pursued, and they must be defeated. John Kerry knows this. And just as Lieutenant Kerry did not hesitate to risk his life to protect the men who served with him in Vietnam, President Kerry will not hesitate one moment to use our military might to keep America safe and secure. John Kerry believes in America. And he knows that it's not enough for just some of us to prosper. For alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga. A belief that we're all connected as one people. If there's a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer even if it's not my grandparent. If there's an Arab American family being rounded up without benefit of an attorney or due process, that threatens my civil liberties. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. It's what allows us to pursue our individual dreams and yet still come together as one American family. E pluribus unum, out of many, one.
educazione, libertà e sanità. Torna a trattare questi temi attraverso delle storie personali che coinvolgono diversi ambiti sociali. Parla di bambini, di un anziano, di una famiglia araba e dimostra che questi sono i 3 problemi reali che devono essere affrontati. Torno a ripeterlo, c'è una cosa che mi piace molto, che è il suo modo di scandire i passaggi principali elencandoli, facendoli precedere da una parola che si ripete. In questo caso la parola che ha utilizzato è se c'è. E un'altra cosa che fa è dimostra che per lui il popolo americano è la sua famiglia. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states. Red states for Republicans, blue states for Democrats. But I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states, and yes, we've got some gay friends in the red states. There are patriots who opposed the war in Iraq, and there are patriots who supported the war in Iraq. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America. In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? Questa è una fase strategica del suo discorso. È un modo per anticipare possibili critiche e possibili attacchi. Ciò che fa è dire: so che in questo momento, nel momento in cui io sto parlando, ci sono i maestri della manipolazione e ciò che loro stanno facendo è cercare di dividerci, cercare di dividere il popolo americano. Ma poi aggiunge: sappiamo che tra di noi ci sono delle differenze, che siamo l'uno differente dall'altro, ma c'è qualche cosa che ci unisce tutti, ovvero il fatto di essere americani. Questa parte mi piace moltissimo perché a questo punto lui rivolge una domanda al pubblico. Gli domanda: volete una politica di cinismo o volete una politica di speranza? E voi potrete sentire, avrete sentito nell'audio che si sente speranza, tutto il pubblico grida speranza. E questo gli permette di fare un collegamento con il finale del discorso. Un finale in cui inizia dicendo: anche John Kerry vuole una politica di speranza. Quindi in questo momento riesce a creare una perfetta sintonia tra le persone e John Kerry, allineandoli sugli stessi valori, in questo caso la speranza. John Kerry calls on us to hope. John Edwards calls on us to hope. I'm not talking about blind optimism here, the almost willful ignorance that thinks unemployment will go away if we just don't think about it, or healthcare crisis will solve itself if we just ignore it. That's not what I'm talking about. I'm talking about something more substantial. It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs. The hope of immigrants setting out for distant shores. The hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. La speranza è diventata quindi il punto di connessione tra il pubblico, tra i votanti e lui, o John Kerry. E ciò che lui fa è dare diverse definizioni di speranza in diversi ambiti. Parla di speranza di operai, schiavi,
immigrati, soldati. E l'ultimo esempio che porta è quello di un uomo magro con un nome grazioso, un modo indiretto per far di nuovo riferimento alla sua storia, a se stesso. Tieni presente questo: in 82 parole la parola speranza viene ripetuta 7 volte. Questo non è altro che un modo per abbracciare ogni tipo di pubblico sotto l'idea di speranza. The audacity of hope. In the end, that is God's greatest gift to us, the bedrock of this nation. A belief in things not seen. A belief that there are better days ahead. I believe that we can give our middle class relief and provide working families with a road to opportunity. I believe we can provide jobs to the jobless, homes to the homeless, and reclaim young people in cities across America from violence and despair. I believe that we have a righteous wind at our backs, and that as we stand on the crossroads of history, we can make the right choices and meet the challenges that face us. America, tonight. Utilizzando il verbo credere, sta rispondendo alla speranza che molte persone hanno riposto in lui e a mostrare quali sono gli obiettivi che il suo partito si prefigge di ottenere. Afferma di credere che il suo partito può offrire alla classe media nuove opportunità. Il suo partito sia in grado di offrire lavoro ai disoccupati. Ed infine crede che insieme si possa cambiare il corso della storia. Un modo come un altro per chiedere indirettamente un voto. If you feel the same energy that I do, if you feel the same urgency that I do, if you feel the same passion that I do, if you feel the same hopefulness that I do, if we do what we must do, then I have no doubt that all across the country, from Florida to Oregon, from Washington to Maine, the people will rise up in November, and John Kerry will be sworn in as president, and John Edwards will be sworn in as vice president, and this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much, everybody. God bless you. Thank you. Come abbiamo detto, la parte finale di questo discorso è meravigliosa, lui aumenta il tono e trasmette tutta l'energia al pubblico. Ancora una volta tornano in gioco le ripetizioni. Se sentite la mia stessa energia, se sentite la mia stessa urgenza, se sentite la mia stessa passione, se sentite la mia stessa speranza. Obama sa che il pubblico sta provando questi stati d'animo, questi 4 stati d'animo, e sapendolo si mette in connessione con loro e gli dice: se anche voi come me provate questo, allora è arrivato il momento di fare qualche cosa. Ciò che chiede naturalmente il voto, e nel finale torna a ripetere il nome del presidente, ovvero John Kerry, e il nome del futuro vicepresidente John Edwards, affermando che la loro vittoria toglierà la nazione da un periodo di oscurità politica portandoli a giorni di splendore. In questo modo conclude, sostituendo un'immagine scura ed opprimente con qualcosa di bello e positivo. Siamo arrivati alla fine di questo video. Come vi ho detto, se cliccate sui link potete scaricare i 2 regali, ovvero una guida per creare il vostro discorso politico e il testo completo del discorso che abbiamo analizzato con le mie osservazioni. Se il lavoro che ho fatto vi è piaciuto, potete dirlo, basta un mi piace, io capirò: ok Riccardo, hai fatto un buon lavoro. Se volete lasciare un commento sarà ben gradito, sarà un piacere rispondervi, magari vi risponderò direttamente con un altro video. Per quanto mi riguarda spero che vi siate iscritti al canale e ci vediamo presto, Ciao!